tutto va male, non hanno da mangiare, non c'è la luce, non c'è acqua, non c'è medicine. Mom, help me. Mother, if you see, he's left-handed. He was very smart. يا كريستيان شو عم تتفرج؟ The situation after 1 year of explosion, it is disaster. It was horrible. Even in the war, in the civil war, we didn't pass like we are passing now. Many like me have lost dear ones, and we'll never grow out of that. We'll never grow out of that explosion. All I know is that suddenly we were jumped from a place to another. All the window just went out. The doors, they are not in their place. Even the ceiling in my house went on the floor. It was a disaster. We didn't understand what happened. La grande bandiera libanese in Piazza dei Martiri a Beirut sventola da sola, al tramonto, in una piazza completamente vuota. Ogni tanto passa qualche macchina sulla strada che conduce al porto distrutto dalle esplosioni dell'agosto 2020, ma il traffico di un tempo non c'è più. Non c'è più benzina nel paese dei cedri, non c'è corrente e secondo gli ultimi rapporti presto potrebbe mancare anche l'acqua. Alcuni ragazzi prendono l'iniziativa e per protesta danno fuoco a una gomma in strada. Non interverrà nessuno finché la strada non sarà completamente bloccata dal fumo. Solo allora arriverà l'esercito perché la polizia non riesce più a mantenere l'ordine. Questo è un piccolo esempio delle centinaia di proteste in corso in questi giorni che paralizzano le principali autostrade del paese. La situazione è critica e secondo alcuni siamo sull'orlo di una guerra civile. No one was expecting this and it happened so quickly. Everything collapsed so quickly. The bank system collapsed, the exchange rate of the lira, the Lebanese lira collapsed and it increased dramatically. Like before October 2019, the official rate was $1 for 1,500 Lebanese pound. Now, like 1 year and a half later, after the crisis started, we're about 23 to 24,000 Lebanese lira for $1. Like, it's 18 times, approximately 18 times the rate it was before. So that's why we are living this situation now. It's critical, it's very difficult for all the people because prices are increasing dramatically. As an average, we are noticing an increase of price of about 4 to 5 times. They cannot pay rent, they cannot pay electricity bills, they cannot pay even the generator because we have a lot of power cuts. So you need to use the generator. And you're not able to pay for the generator, so they cut the generator. A un anno dalle esplosioni che hanno portato via la casa a più di 300.000 persone, il porto di Beirut è abbandonato in attesa di trovare un responsabile che probabilmente non arriverà mai. Le macerie raccontano la storia di un paese che sanguinava già prima che la tragedia del 4 di agosto facesse esplodere la povertà che giaceva nascosta all'ombra dei grattacieli della capitale. E la colpa, secondo la gente, è proprio del governo stesso, come dice la frase sul parapetto a ridosso del porto. Gran parte degli edifici è stata ristrutturata con i fondi privati per evitare furti o occupazioni abusive, ma c'è ancora molto da riparare. Siamo andati a visitare alcune delle case danneggiate, ci sono case riparate, altre lo saranno nei prossimi mesi. Insieme a queste abbiamo visto anche come vivono gli altri che non hanno perso la casa, ma che vivono in estrema povertà. Incontriamo Josephine e Sami, che vivono con i loro 9 figli su una terrazza. Lui, in seguito all'esplosione, ha perso il lavoro per il fallimento della società per cui lavorava e non potevano più permettersi di pagare l'affitto nella vecchia casa. La terrazza invece costa poco. Questa signora invece si è spostata qui perché ha un figlio disoccupato a carico di 34 anni e il marito che è malato di Alzheimer.
توصت أمي ونحن ما عنا بيت، كنا بالأجار بطلنا نقدر ندفع أجار، فكرمال هيك كفينا هون بيت الوالدة الله يرحمها. وعندي جوزي مريض وابني كمان عمره 34 سنة كمان ما عنده لا شغل ولا شيء، بس هلا ثابت مش موجود هون، رح يجوا لنا أغراض للبيت. فهيدا البيت هو كله اللي عايشين فيه. نحن بالمبدأ كانت حالتنا منيحة، بس بسبب الأوضاع والظروف اللي هي بلبنان فينا وصلنا على الأرض. حكى عن جوزي مريض وأنا إذا صارت لي شي شغلة بضطر أترك ابني معه مشان حتى نقدر نكفي نعيش، وكل شيء أعطينا فرصة نكفي يومنا. في ناس يمكن تقدر تعطف شوي علينا، كل حدا بيعطينا غرض ومنكفي، وكتر خير الله، كتر خير الله أكثر ما بنستاهل. وبنتشكر جمعيات كمان اللي عم تطلع فينا. فيني سيجارة معي. وجوزنا كنا شايفينه. Immediatamente dopo l'esplosione abbiamo avviato una serie di progetti di sostegno alla popolazione. Oltre alla ristrutturazione delle case, oggi sosteniamo più di 1200 famiglie in 3 delle principali città del Libano, a Beirut, Tiro, Tripoli, tramite la distribuzione di pacchi alimentari e kit sanitari che contengono perfino il sapone per i panni, per molti diventato un lusso. Il tasso di povertà è salito quasi al 60% a causa della grave disoccupazione e più del 40% della popolazione accede con difficoltà a risorse alimentari e di prima necessità a causa dell'elevato costo della vita. E oggi in Libano non si trovano più neanche le medicine. For medication. It's a med that is completely out of stock of Lebanon. It's called Isoptin 240. It's related to the heartbeat. So he can't live without it. And he's desperate, and as you can see before, he was really tired because his heartbeat is not stable, because he's out of this meds. Solo 2 aziende producono medicinali, tutto il resto viene importato dall'estero. A causa della svalutazione della lira libanese, però, la banca centrale non riesce più a garantirne l'acquisto. I medicinali si trovano solo tramite il mercato nero, ma i prezzi sono esagerati. Stefania è farmacista e ogni giorno contatta diverse farmacie e aziende mediche per recuperare dove possibile i medicinali per i nostri beneficiari, perché non si trova nemmeno la crema per le scottature. Tra di loro c'è anche questa signora, Lara, che oggi è qui per recuperare le medicine per sua madre. Je m'appelle Lara, j'ai survécu à l'explosion il y a 1 an à peu près et ma mère elle a été blessée. En fait, 1 an après l'explosion, la situation actuelle économique, elle s'empire de plus en plus. Au fait, on a la pénurie de tout, la pénurie des médicaments, la pénurie de l'essence. In Libano manca tutto e la situazione degenera velocemente. Occorre piuttosto aiutare le persone con cibo, medicinali, ma soprattutto occorre accompagnarli costantemente. È quel che facciamo ogni giorno con passione, dedicandoci a chiunque. Perché nessuno si senta abbandonato, come è stato in quel tragico 4 agosto 2020 in cui si è rivelato il volto dimenticato di un paese bellissimo. E soprattutto perché la nebbia della disperazione non abbia il sopravvento.